Il Diavolo Veste Prada è uno di quei film che tutti hanno visto, ma che nessuno magari prende sul serio o capisce fino in fondo. È una commedia leggera sulla moda, sì, con la ragazza sfigata che diventa fashionista, una capa stronza, il ragazzo carino che l'aspetta a casa. Eppure, 20 anni dopo la sua uscita, quel film è ancora lì, viene ancora citato, viene ancora ricordato. E adesso che il sequel è uscito da pochi giorni, io credo che sia arrivato il momento giusto per analizzarlo a fondo e capire cosa dice davvero Il Diavolo Veste Prada? Perché forse non è il film che pensi di aver visto. Sotto quella patina chic, infatti, c'è uno dei migliori studi di personaggio degli anni 2000. That's all. Siamo di fronte a una storia di trasformazione ambigua dove ogni singolo personaggio funziona come specchio di un'idea precisa e dove le cose che ti sembrano scontate al primo sguardo, al secondo potrebbero non sembrarlo così tanto. Quindi oggi facciamo questo, prendiamo il film e lo prendiamo sul serio. Chiaramente ci saranno spoiler, quindi recuperatelo prima e poi tornate nel caso. Se invece siete qui pronti per vedere il secondo capitolo, o l'avete già visto, andiamo a ripercorrere cosa ci racconta davvero Il Diavolo Veste Prada. Il film si apre con uno di quei montaggi che sono entrati nella storia del cinema pop. Vediamo un montaggio alternato di tante ragazze che si preparano al mattino. Andiamo però a guardare bene quello che il regista ci vuole sottolineare. Infatti abbiamo una che si mette il reggiseno, un'altra che si mette le calze a rete, un'altra ancora che pesa le mandorle sulla bilancia. E in mezzo a tutto questo abbiamo la nostra protagonista, Andy. Capelli crespi, un bagel, le mutande della nonna. Stessa città, stessa mattina, ma è chiaro fin da subito che lei non c'entra niente con quel mondo. Andy è una giornalista appena laureata che ha rifiutato la Stanford Law per inseguire il suo sogno di scrivere e quindi va al colloquio in Runway, una rivista di moda chiaramente ispirata a Vogue, e fa una cosa che farebbe rabbrividire qualsiasi consulente del lavoro: si presenta senza sapere chi è il direttore, senza sapere sostanzialmente nulla. Who's Miranda? Oh my god, I will pretend you did not just ask me that. Andy capisce che lì magari ha la sua possibilità di scalare, anche se quel posto lì non c'entra assolutamente nulla con quello che lei vuole fare. E questa roba nel colloquio neanche la nasconde troppo. E Miranda Presley infatti la massacra in 3 battute. So you don't read Runway? No. And before today you had never heard of me? No. And you have no style or sense of fashion? A quel momento Andy, non avendo più nulla da perdere, vista come si è posta la situazione, reagisce con una battuta chiara. I don't fit in here. I am not skinny or glamorous, and I don't know that much about fashion, but I'm smart. I learn fast and I will work very hard. Ed è in quel momento che Miranda decide di assumerla. E qui c'è il primo segnale che questo film è più sofisticato di quello che sembra, perché Miranda non assume Andy nonostante il fatto che non abbia nulla a che fare con la moda, ma la assume proprio per quel motivo lì, perché lei non c'entra niente, mentre tutte le altre erano letteralmente la stessa cosa, la stessa ragazza, tutte uguali. E infatti piano piano le ha dovute cacciare tutte, perché non erano adatte. E Miranda quindi si è stufata e vede in Andy qualcosa che le altre non avevano, una specie di, possiamo chiamarla, spina dorsale. Lei si fa valere. Questo è un piccolo dettaglio, ma cambia il gioco fin da subito, perché ci sta dicendo che Miranda sceglie con criterio, non è una stronza che prende decisioni a caso. Andy quindi comincia a lavorare e fa quello che farebbe chiunque al suo posto: si sente superiore. Lei è quella seria, mentre gli altri sono quelli che si occupano di vestiti. Si veste da bibliotecaria, mangia la zuppa di mais davanti a Nigel, che è il direttore creativo della rivista. You do know that cellulite is one of the main ingredients in corn chowder. Nonché braccio destro artistico di Miranda, in pratica l'unico che capisce davvero il lavoro tanto quanto lei. Andy quindi si fa beffe del fatto che le ragazze in ufficio non mangino, ma tutto questo fino al momento in cui, durante il run-through, vede 2 cinture identiche e si lascia scappare una risatina. They're so different. Something funny? E qui parte uno dei monologhi più famosi di questo film, il monologo del Cerulean. La scena probabilmente la conosci, è una di quelle scene che chiunque ha visto il film ricorda. Qui Miranda smonta Andy in 3 minuti, partendo da una cosa banalissima, il suo maglioncino blu, e ne traccia tutto il percorso produttivo e realizzativo che c'è dietro. Sottolinea come il colore è ceruleo, un blu specifico, una sfumatura specifica. And then Cerulean quickly showed up in the collections of 8 different designers. Gli racconta tutta la storia del prodotto, che inizia come oggetto di alta moda, poi finisce nel department store, poi nella tragica casual, da cui Andy probabilmente l'ha pescato. Then, however, that blue represents millions of dollars and countless jobs. And it's sort of
comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when in fact you're wearing a sweater that was selected for you by the people in this room. La scena è iconica per come è recitata, perché Meryl Streep, porca miseria, lo dico subito perché tornerà spesso nel video, fa un lavoro pazzesco e questo monologo ce lo fa proprio notare. Lei parla piano, quasi sussurrato, e proprio per questo quel monologo lo percepisci forte. Comunque questa non è soltanto una scena memorabile, ma è la tesi del film. Miranda qui non sta dicendo la moda è importante perché sì, ma sta proprio dicendo che la moda è un sistema economico, culturale e di potere, e quindi Andy, che crede di essersi messa quel maglione per scelta, è in realtà il risultato di milioni di dollari di decisioni prese da persone come Miranda anni prima. E tu, che hai acquistato quel maglioncino, non puoi opporti a questo sistema perché sei già dentro il sistema, anche se non lo stai letteralmente indossando. E qui c'è una cosa interessante, perché tantissimi film e libri sull'industria della moda la trattano come una cosa frivola, una bolla di vanità popolata da gente vacua, mentre il diavolo veste Prada decide di andare nella direzione opposta e quindi decide di prenderla sul serio, e lo decide proprio in questa scena. È da qui in poi che tutto il film cambia tono. Andy ancora non se ne rende conto, ma da questo momento il film le sta dicendo: se vuoi vivere qui dentro devi imparare il linguaggio del posto. Se non lo fai, fai soltanto ridere, sei fuori posto. E quindi quello che succede dopo è uno dei montaggi di trasformazione più imitati di sempre. Andy va da Nigel, gli chiede aiuto. What is it that you want me to say to you, huh? Do you want me to say, poor you? Miranda's picking on you, poor Andy? Wake up, Six. She's just doing her job. E da lì entra in modalità Slay. Si va di Chanel, vestiti firmati, capelli sistemati, e quell'ingresso in ufficio mentre la Emily la guarda con la faccia di chi sta elaborando un lutto. Are you wearing the Chanel boots? Yeah, I am. You look good. È una scena che funziona come puro cinema pop. Vediamo Andy che attraversa New York con outfit sempre diversi, sempre più sicura di sé, sempre più dentro al gioco in cui si sta infilando. Ma è qui che sta la differenza tra questo film e mille altri film di makeover. La trasformazione di Andy non è solo positiva, perché Andy non sta diventando una versione migliore di se stessa, sta sì diventando brava in un mestiere che fino a un mese prima disprezzava, ma ogni miglioramento professionale lo paga con qualcosa nella sua vita personale. Infatti comincia a saltare le serate con gli amici, ma anche il compleanno del fidanzato, e c'è poi un momento quando porta una borsa in regalo a una serata con gli amici per sfotterla iniziano a prendere il cellulare e a lanciarselo a vicenda, sfottendola perché appunto lei si sta facendo prendere dal lavoro, glielo stanno provando a dire in questo modo giocoso. È una scena che sembra leggera, ma se la guardi con un minimo di attenzione capisci che quegli amici in quel momento sono un po' delle merde, perché lei sta tirando fuori la testa dall'acqua in un lavoro impossibile e loro non solo non la supportano, ma la stanno anche quasi sabotando qui. Ciò nonostante però accettano i regali costosi senza troppi problemi. Adesso io ti voglio far notare una cosa che probabilmente non hai notato. Nel film c'è una scena, una sola, in cui Andy non c'è, non compare, non è inquadrata, non è neanche fuori campo, proprio non è lì, ed è la scena della sala riunioni, quella in cui Miranda si siede al tavolo con il senior editor di Runaway, gli boccia una proposta dopo l'altra. È la scena in cui parte la battuta più memata del film. They're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could do a Florals shoot. for spring. Groundbreaking. Dura 2 minuti scarsi ed è una scena che sulla carta non serve a niente, non sposta la trama, non introduce personaggi nuovi. Andy poi non c'è, Andy che è il nostro punto di vista per tutto il resto del film. La curiosità è che questa scena nello script originale era in realtà molto più corta, ma è stata espansa proprio sul set su intuizione di Meryl Streep, che voleva che si vedesse Miranda effettivamente al lavoro. Bangles, pendants, earrings. No, we did that 2 years ago. What else? Non solo la Miranda che fa la stronza, ma proprio la Miranda che fa il suo mestiere. E qui sta il punto, perché in quei 2 minuti, in quella scena, il film ci sta facendo vedere cose che fino a quel momento del film potevamo soltanto intuire, e cioè che Miranda, porca miseria, è davvero brava nel suo lavoro. Boccia le idee per motivi precisi, si ricorda a memoria una collezione di mesi prima, vede subito quando un'idea è già stata fatta, se lo ricorda, e quando quindi qualcuno propone qualcosa di buono, lei lo riconosce. Perfect. Thank God somebody came to work today.
Quindi la sua durezza non è capricciosa, ma è perfezionismo applicato a uno standard. E questa scena è in mezzo al film per un motivo, perché sposta in maniera silenziosa la nostra percezione di Miranda, ed è quello che permette al film di funzionare davvero come uno studio di personaggio. Perché senza la scena della sala riunioni, il finale del film, quando poi Miranda fa fuori Nigel per salvarsi il posto, sembrerebbe semplicemente un atto di egoismo, ma non lo è. Parliamo adesso un attimo di Nate, il fidanzato di Andy, perché Nate è uno di quei personaggi più discussi e litigati del film, ed è interessante notare come c'è stato un cambiamento nel modo in cui il pubblico lo percepisce. Un cambiamento, parlo proprio da quando è uscito il film ad oggi. Nel 2006, quando il film esce, Nate è considerato dal pubblico il fidanzato comprensivo. Don't worry about it. I go to bed. Quello che l'aspetta a casa, quello che gli prepara il sandwich di notte, che cerca di salvarla dal lato oscuro di quel lavoro. E il film stesso lo presenta così. E poi nel finale gli dà anche ragione. Infatti Andy va da lui e gli dice: guarda, avevi ragione. E lascia un po' intendere che torneranno insieme. Anche la sceneggiatrice del film, anni dopo, in un'intervista del 2019, ha difeso Nate, dicendo praticamente: lui aveva ragione, lei stava vendendo l'anima e nel finale lei va a chiedergli scusa. Poi però arrivano gli anni 2010, l'epoca un po' girl power, girl boss, e il pubblico ribalta completamente la narrazione. Infatti l'opinione pubblica adesso nel 2010 diventò che Nate era il vero villain del film in un certo senso. Spuntano video del tipo: Nate è il diavolo del diavolo veste Prada, e l'argomento diventa chiaro: Nate è un fidanzato fragile, un cuoco di una bettola che si lamenta perché la sua ragazza sta facendo carriera. You think fashion is stupid. You've made that clear. Andy, I make port wine reductions all day. I'm not exactly in the Peace Corps. E quando lei manca il suo compleanno fa il broncio come un bambino. Quando lei si veste meglio l'accusa di essere cambiata. Quando lei va a Parigi le dice quella frase è passata alla storia. You know, I wouldn't care if you were out there pole dancing all night, as long as you did it with a little integrity. You used to say this was just a job. You used to make fun of the runway girls. What happened? Now you've become one of them. Frase che, se la guardi con un po' di cinismo, sembra dire: io non ti supporto perché non riesco a sopportare che tu abbia successo in un mondo dove io non c'entro niente. Adesso invece siamo un po' in una terza fase, quella della stanchezza del girl boss, in cui c'è chi prova a riabilitare Nate. C'è chi dice che Nate aveva un punto valido, che il problema non era la carriera di Andy, ma era il fatto che si stava trasformando in qualcosa che lei stessa diceva di disprezzare. E questo rappresenta molto il mio pensiero, perché secondo me la lettura più giusta è una terza, una sorta di idea intermedia. Nate non è un eroe, ok? Però non è neanche un villain. È semplicemente un ragazzo che si è innamorato di una persona, della Andy con dei valori, con delle preferenze, con un certo modo di stare al mondo. E in pochi mesi si ritrova davanti a una persona diversa. Same Andy. Better clothes. I like the old clothes. Non una persona migliore o peggiore, semplicemente una persona diversa da quella di cui si era innamorato. E quindi non è che Nate sta combattendo contro la carriera di Andy, per carità, semplicemente la sta vedendo cambiare, quindi sta vedendo cambiare la persona che amava in una persona che probabilmente lui non amerebbe. E questa è una cosa molto umana, secondo me. E il punto interessante è che Nate è un personaggio specchio del pubblico che guarda il film, perché negli anni 2000, in piena epoca della work-life balance, vista come ideale femminile borghese, Nate era l'eroe. Poi nell'epoca girl boss, qualsiasi cosa frenasse l'ambizione di una donna diventava il nemico, e quindi Nate diventava il villain. Oggi, in un'epoca in cui abbiamo capito che il girl boss era un po' una trappola anche quello, lo si riesce a guardare con un po' più di sfumatura. Mentre Andy attraversa la sua trasformazione, intorno a lei c'è un cast di personaggi che funzionano tutti come specchio di un modo diverso di stare in quel mondo. Prendiamo i due più interessanti secondo me, che sono Emily e Nigel. Emily è la prima assistente, quella che all'inizio tratta Andy con disprezzo. Lei è stata letta a lungo come la stronza della rivista, la fashionista superficiale. Se la andiamo a guardare meglio, è un personaggio tragico, perché per lei Runaway non è un lavoro, è un'identità totale. Si sta ammazzando di fame per andare a Parigi. Quella battuta sul Well, I'm on this new diet. It's very effective. Well, I don't eat anything. And when I feel like I'm about to faint, I eat a cube of cheese.
È una battuta comica nel film, ma se ci riflettiamo un attimo, con anche la sensibilità contemporanea che abbiamo acquisito, quella cosa lì è quella che oggi definiremmo un disturbo alimentare in piena regola, raccontato come se fosse nulla. Per il lavoro si fa. Emily ha investito tutto in quel lavoro, la sua salute, la sua dieta, la sua personalità. Just one stomach flew away from my goal weight. Aspetta quel viaggio a Parigi da un anno intero e poi si ammala, viene investita da una macchina e nel mentre Andy le ruba il sogno. Ma nemmeno glielo ruba con cattiveria, glielo ruba perché Miranda glielo quasi ordina. If you don't go, I'll assume you're not serious about your future. Ma il punto, dal lato di Emily, non cambia, perché lei non viene assolutamente ricambiata. Miranda non protegge i suoi devoti, non gliene frega niente, semplicemente li usa, perché come più volte viene detto nel film, A million girls would kill for this job. e quindi perché lei dovrebbe essere devota? Tanto, se se ne vuole andare ne trova un'altra. E qui c'è una cosa interessante, che è il parallelo con Nigel, che poi è l'altro grande devoto del film verso Miranda. Lui lavora da 18 anni a Runaway, ha fatto la mentore ad Andy e le ha aperto le porte, insomma, l'ha aiutata a inserirsi nell'ambiente. Who is that sad little person? Are we doing a before and after piece I don't know about? Le ha tenuto la testa sulle spalle anche quando magari stava per crollare. Quando arriva la possibilità di diventare partner di James Holt, l'azienda che detiene la rivista Runaway, per lui è una sorta di liberazione. Lui stesso lo dice con una frase che è il momento più malinconico dell'intero film. For the first time in 18 years I'm going to be able to call the shots in my own life. Oh my God! Pensateci, ha passato 18 anni a servire la visione di qualcun altro e adesso finalmente potrebbe avere un futuro tutto suo, ma Miranda glielo strappa di mano, glielo strappa per salvarsi, glielo strappa senza neanche avvisarlo prima e lo annuncia in pubblico all'evento di James Holt davanti a tutti. He's my friend and long-time esteemed colleague, Jacqueline Follet. È uno dei tradimenti più cattivi che puoi ricordare da film di questo tipo. E quello che fa male poi è anche la reazione stessa di Nigel, perché lui non la guarda male, non l'affronta, non si licenzia, sta muto. E quando Andy lo guarda, gli prova a chiedere qualcosa, When the time is right, she'll pay me back. You sure about that? But I hope for the best. ed è qui che capisci che Emily e Nigel sono lo stesso archetipo declinato in due modi. Sono i devoti del culto, quelli che hanno dato tutto a una cosa che non li proteggerà mai, e sono lì nel film a fare da contrasto ad Andy, perché Andy quel destino lì lo sta vedendo in diretta su due persone diverse e lei ha ancora la possibilità di scegliere il suo destino. Torniamo un attimo a Miranda, perché tutto il film in fondo ruota intorno a chi è davvero questa donna e a come noi la vediamo. C'è una scena a Parigi che cambia completamente la lettura del personaggio, ed è la scena in cui Andy entra in stanza e trova Miranda senza trucco, con la vestaglia, i capelli appena schiariti e sembra quasi un'altra persona. Le confessa che sta divorziando, il terzo divorzio, e mentre lo dice non chiede compassione, non si lamenta, dice solo con una stanchezza: It's just so unfair to the girls. Just another disappointment, another letdown, another father figure. Gone. E poi, e questo è il momento che mi fa amare il film, Miranda interrompe se stessa, si ricompone e torna al lavoro. Anyway, point is, the point is we really need to figure out where to place Donatella, because she's barely speaking to anyone. 5 secondi di vulnerabilità e poi la corazza torna su. Andy le chiede se vuole annullare la serata, ma Miranda le dice: non essere ridicola, perché dovremmo? You want me to cancel your evening? I can. Don't be ridiculous. Why would we do that? Perché lei non ha la possibilità di essere vulnerabile al pubblico. Una donna come lei, nel suo ruolo, in quell'industria, in quegli anni, non se lo può permettere di essere vulnerabile, e lo sa benissimo. Riesce perfettamente ad immaginare quello che scriverebbero di lei. Poi c'è un'altra battuta che il film lascia cadere in un altro punto, ma che mette tutto a fuoco. Andy la dice a Christian in un loro confronto. Okay, she's tough, but if Miranda were a man, no one would notice anything about her except how great she is at her job. Questa è una verità che il film non ti sbatte in faccia. La lascia lì. Miranda non è una cattiva, è una professionista feroce in un sistema che a una donna feroce chiede il doppio. E Meryl Streep, tra l'altro, ha lavorato il personaggio in maniera molto specifica, perché non lo ha basato sulle stronze classiche del cinema, ma lo ha basato, e lo ha detto lei proprio in interviste, su Clint Eastwood.
sull'idea che il vero potere non è urlare, ma è parlare piano e fare in modo che siano gli altri a doversi avvicinare per sentirti. È per questo che Miranda non urla mai, è per questo che la sua battuta più devastante alla fine del primo atto è detta senza alzare la voce. E tutto questo ci porta alla parte finale del film. E qui voglio essere chiaro, perché è il punto in cui tantissime letture del film si fermano prima del dovuto. Andy va a Parigi, al posto di Emily. Andy avrebbe la libertà di rifiutarsi, ma Miranda quasi la minaccia. Gli dice proprio: guarda, se non vieni dovrò pensare che non sei seria sul tuo futuro. Quindi, nonostante Andy avrebbe la libertà di dire no, decide di andare. E Miranda infatti glielo fa proprio notare. Oh no, you chose. You chose to get ahead. E Andy giustamente non si difende. Come può? È vero, è la verità. A Parigi le cose precipitano. Andy scopre che Irv vuole sostituire Miranda con Jacqueline e corre ad avvisarla. Miranda però fa di tutto per evitarla, per non darle peso. E poi all'evento fa il suo capolavoro. Annuncia Jacqueline come nuova presidente della compagnia di James Holt. Cioè, le sta dando il posto che era stato promesso a Nigel. Quindi, giocando in anticipo, toglie a Jacqueline la motivazione di puntare al posto di direttore di Runaway, quindi al posto di Miranda. Perché un posto da presidente con uno stipendio assurdo è meglio. E quindi lei si salva, ma brucia Nigel come contropartita. E Nigel se la prende, abbiamo detto, in silenzio. E poi, quando sono in macchina, Miranda spiega tutto ad Andy. E qui arriva la frase. I see a great deal of myself in you. You can see beyond what people want and what they need, and you can choose for yourself. I don't think I'm like that. Per lei è il complimento più grande che possa fare. Le sta dicendo: sei come me, e questo è bello, farai strada. Ma Andy ha una reazione di rifiuto. Dice proprio: I couldn't do what you did to Nigel, Miranda. I couldn't do something like that. e Miranda, calmissima come sempre, la inchioda. You already did. E gli fa appunto notare come in realtà l'ha già fatto ad Emily, sostituendola a Parigi. E qui c'è la battuta del hai scelto, è la verità. Ma questo perché Andy il treno per diventare come Miranda lo ha già preso da un pezzo. Non è una minaccia futura, è già successo. Ed è a quel punto che Andy fa l'altra scelta, quella della fontana, del telefono che squilla, il rumore familiare di tutto il film. Lei lo prende e lo butta nell'acqua della fontana. Un gesto teatrale, certo, ma il film se lo può permettere perché ha costruito tutto per arrivare lì. Andy non si sta licenziando perché Miranda è cattiva, ma si sta licenziando perché ha guardato con onestà quello che sta diventando lei e ha deciso che no, quella vita non la vuole. E quindi, ritornando un attimo nella macchina, abbiamo Miranda che proprio gli butta un'esca ad Andy e gli dice: guarda, Oh, don't be ridiculous, Andrea. Everybody wants this. Everybody wants to be us. quel noi è fondamentale, perché nel copione originale in realtà c'era scritto me, c'era scritto tutti vogliono essere come me, e Meryl Streep all'ultimo momento ha deciso di cambiarlo, e quel noi cambia tutto, funziona, perché Miranda non si vede come un'eccezione, ma si vede come parte di un sistema, di un'elite, di una categoria, e sta dicendo ad Andy che lei ne fa parte ormai. E quindi a questo punto Andy esce dalla macchina e dimostra il contrario, non tutti vogliono quello. E quindi quando Miranda nell'ultima inquadratura del film vede Andy camminare via per strada, c'è quel mezzo sorriso che è una delle cose più belle del film. Non è un sorriso di rabbia, ma non è neanche un sorriso di sconfitta, ma è un sorriso di rispetto, perché Andy ha fatto la cosa che Miranda non avrebbe mai fatto, e proprio per questo Miranda lo riconosce che Andy è diventata abbastanza come lei da poter scegliere di non esserlo. Il Diavolo veste Prada nel 2006 è quindi uscito come una commedia leggera, e 20 anni dopo è ancora uno di quei pochi film del periodo che invecchia veramente bene, sotto i montaggi alternati e rapidi dei vari outfit di vestiti, le battute cattive di Miranda. C'è una cosa che pochi film popolari di quegli anni avevano, e cioè una protagonista trasformata in maniera ambigua, una villain che non è una villain, e un fidanzato che non è né eroe né cattivo, e poi una seconda assistente che è una tragedia raccontata di sfuggita, ma che diamine ti entra dentro, la percepisci. E poi c'è anche un mentore che paga il prezzo della sua devozione. E per concludere abbiamo Una capa, che è uno dei migliori studi di personaggio degli anni 2000. È un film che continua a generare discussione, e secondo me lo fa proprio perché non ti dice mai chi è il buono e chi è il cattivo, ma ti mostra delle scelte, ti lascia decidere a te spettatore. Andy ha sbagliato a non andare oltre con la carriera? Oppure Miranda ha ragione quando dice tutti vogliono questo? O ancora, Nate aveva ragione o stava solo proteggendo se stesso? Il film non risponde, ti chiede solo di guardare e rifletterci. E 20 anni dopo, mentre stiamo aspettando il sequel e mentre
il primo ricomincia a girare nelle conversazioni, vale la pena ricordarsi una cosa. Il diavolo veste Prada non è un film su come si diventa fashionisti, ma è un film su quanto sei disposto a pagare per diventare qualcosa e a un certo punto su che cosa sei disposto a perdere lungo la strada. Io sono Gabriele e se ti piacciono video analisi di questo tipo ti invito a iscriverti al canale, dove ne hai già a disposizione altre e ne arriveranno altre ogni settimana. Se mi lasci un mi piace mi fai capire che hai apprezzato il contenuto e per qualsiasi cosa possiamo discutere di questa analisi qui sotto nei commenti. Io ti aspetto e ti saluto e ci vediamo al prossimo video.